6 marzo 1991, Cascais, Portogallo. 8 del mattino. Una cabina telefonica sul lungomare. Un uomo di 36 anni compone un numero. Il vento dell'Atlantico gli scompiglia i capelli grigi. Sicari della malavita spagnola scendono da un'auto parcheggiata dall'altra parte della strada. Camminano lentamente, non hanno fretta. L'uomo nella cabina si volta, li vede, capisce. Una raffica di colpi, il vetro esplode. Mario Iovine scivola a terra, il telefono ancora in mano. Il sangue si mescola alle monete sul pavimento. L'uomo che 3 anni prima è indicato dalle sentenze come il killer del fondatore del clan dei Casalesi muore a 2000 chilometri da casa, senza completare quella telefonata. A Casal di Principe, Francesco Schiavone riceve la notizia qualche ora dopo. Non sorride, annuisce, perché sa una cosa che nessun altro ha capito. Non è stato lui a ordinare quell'omicidio. È una vendetta di Nunzio De Falco per la morte di suo fratello Vincenzo. Sandokan ha vinto senza sparare un colpo. I suoi nemici hanno fatto il lavoro al posto suo. Com'è possibile? Come può il caos di una successione trasformare un clan in una multinazionale del crimine? E come può un uomo comandare un impero mentre è chiuso in una cella francese? Bentornati su Anime Oscure. Sono Alex Neri. Questa è la guerra per il trono. Questo documentario si basa esclusivamente su sentenze definitive passate in giudicato, atti giudiziari verificati, relazioni ufficiali della Commissione Antimafia. Tutte le persone citate rimangono innocenti fino a sentenza definitiva, ai sensi della Costituzione italiana. Le vittime innocenti sono trattate con massimo rispetto. Fonti complete in descrizione. Nel primo episodio di questa serie vi ho raccontato come Antonio Bardellino abbia costruito l'impero economico dei Casalesi. Oltre 30 miliardi di lire dagli appalti del terremoto dell'Irpinia, centinaia di comuni infiltrati, un sistema di tangenti che ha trasformato la ricostruzione nella più grande rapina della storia italiana. 26 maggio 1988. Armación de los Buzios, Brasile. Bardellino scompare. Secondo la sentenza del processo Spartacus, viene ucciso dal suo braccio destro, Mario Iovine, ma il corpo non sarà mai trovato. La sua morte verrà dichiarata presunta dal Tribunale di Napoli Nord solo nel 2018, 30 anni dopo, fissando la data al 31 maggio 1988. Nel 1993, un rapporto dell'intelligence brasiliana lo descrive ancora come figura attiva del narcotraffico. Destino sconosciuto. Alcune fonti straniere, decenni dopo, continueranno a sostenere che la sua morte sia stata inscenata. La verità sulla fine del fondatore rimane una delle zone ombra più inquietanti di questa storia. Quello che non è controverso è ciò che accade dopo. Nessun testamento, nessun erede designato, un impero miliardario senza un padrone. 7 anni di guerra civile. Più di 70 morti, secondo le cronache dell'epoca. Di questi, 16 omicidi saranno processualmente accertati nella sentenza Spartacus. Gli altri rimangono nei registri della criminalità locale, attribuiti alla faida, ma mai completamente chiariti. Una ventina nella fase iniziale, tra il 1988 e il 1990. Circa 50 nella fase principale, dal 1991 al 1995. È un paradosso che nessuno si aspettava. Quando il fumo si dirada, il clan non è distrutto. È più forte, più ricco, più invisibile di prima. Se non avete visto il primo episodio, lo trovate linkato in alto a destra e in descrizione. Se questa storia vi appassiona, iscrivetevi al canale. Nei prossimi 3 episodi scoprirete come questo impero sia arrivato fino ai giorni nostri. E se volete aiutare questo lavoro, lasciate un commento. Anche solo un visto aiuta l'algoritmo a far conoscere queste storie a più persone. Maggio 1988. 48 ore dopo la scomparsa di Bardellino in Brasile. Una casa anonima alla periferia di Casal di Principe. Muri color crema scrostati dall'umidità, persiane verdi sempre chiuse.
Nel cortile un pastore tedesco gira in cerchio, nervoso, come se sentisse qualcosa nell'aria che gli umani non riescono a percepire. Francesco Schiavone è seduto in cucina, 34 anni, una barba folta e nera che gli incornicia il volto, quello sguardo penetrante che gli ha fatto guadagnare il soprannome di Sandokan, come il pirata di Salgari. Ma dietro l'aspetto da brigante ottocentesco si nasconde una mente diversa, completamente diversa, dai boss della vecchia generazione. Schiavone ha fatto l'autista. Per anni ha guidato Umberto Ammaturo, il grande trafficante che negli anni '80 ha costruito un ponte di cocaina tra la Colombia e l'Italia. Guidando Ammaturo in giro per il mondo, Schiavone ha visto cose che gli altri boss casertani non possono nemmeno immaginare. Ha visto Medellin al culmine del suo potere, ha visto come i cartelli colombiani muovono miliardi di dollari attraverso paradisi fiscali senza lasciare tracce. Ha visto che il futuro della criminalità organizzata non si gioca per le strade di un paese di provincia, si gioca sui mercati finanziari internazionali. Il telefono squilla. Schiavone non si alza subito. Lascia che squilli. 3 volte, 4, 5. Solo alla sesta solleva la cornetta. Non dice niente. Aspetta. Dall'altra parte della linea, una voce che riconosce immediatamente. Mario Iovine, detto Marittiello. Poco più che trentenne. Il braccio destro di Bardellino per 15 anni. L'uomo che, secondo la ricostruzione processuale, ha appena ucciso il fondatore in Brasile. In quella conversazione, Iovine rivendica l'eliminazione del traditore e il diritto di comandare al suo posto. Sta rivendicando il trono. Sta annunciando che lui, e solo lui, ha il diritto di prendere il posto di Bardellino, perché lui ha fatto il lavoro sporco. Lui ha attraversato l'oceano, lui ha dimostrato di avere il coraggio che serve per comandare. Ma Iovine è un soldato della vecchia scuola, ragiona per territorio, per strade, per quartieri. Per lui comandare significa controllare fisicamente un pezzo di terra, decidere chi vive e chi muore, imporre rispetto con la presenza e la paura. Non ha mai capito che il mondo è cambiato, che il crimine organizzato moderno non si fa con le pistole, si fa con i bonifici bancari. Schiavone ascolta, analizza il tono, le pause, quello che Iovine non dice. Sente qualcosa in quella voce che lo fa sorridere dentro. Sente insicurezza, sente la necessità di proclamare, di rivendicare, di annunciare. Un vero capo non telefona ai rivali per dire che comanda. Un vero capo comanda e basta. Schiavone non risponde. 3 secondi di silenzio. Poi riaggancia. In quei 3 secondi di linea morta, la guerra della successione è ufficialmente iniziata. Ma non sarà la guerra che Iovine si aspetta. Non sarà una guerra di agguati e sparatorie, di soldati contro soldati, di chi ha più uomini e armi. Sarà una guerra di strategie, di alleanze, di tradimenti. Una guerra dove vincerà chi sa aspettare, chi sa far combattere gli altri al posto suo, chi sa trasformare il caos in opportunità. Nelle ore successive, Schiavone fa le sue telefonate. Non annuncia niente, non rivendica niente. Chiede, ascolta, valuta. Chiama i suoi contatti in Colombia, quelli conosciuti ai tempi di Ammaturo. Chiama i commercialisti che gestiscono i conti offshore nei Caraibi. Chiama i suoi uomini di fiducia sparsi per la Campania. Non costruisce un esercito, costruisce una rete. Iovine, intanto, si muove all'opposto. Cerca alleati militari, promette potere a chi lo seguirà, minaccia morte a chi si opporrà. Ragiona con le categorie di sempre. Chi è più forte vince, chi è più violento comanda, chi spara per primo sopravvive. Non capisce che sta giocando una partita vecchia in un mondo nuovo. Ma Iovine non è l'unico pretendente al trono. Ci sono altri uomini che vedono nella scomparsa di Bardellino un'opportunità. Vincenzo De Falco, il boss di Marcianise, controlla un territorio storicamente semi-autonomo dentro la galassia casalese. Rappresenta la camorra delle origini, pizzo porta a porta, controllo ossessivo del quartiere, rispetto imposto con la presenza fisica. Non gli interessano i paradisi fiscali o le rotte della cocaina, vuole solo quello che ha sempre avuto.
E poi c'è Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte. Controlla il settore degli appalti e del cemento. È lui che fa saltare i cantieri dei concorrenti, che intimidisce i funzionari comunali, che garantisce che le gare vadano alle imprese giuste. Ma Bidognetti non si schiera, non prende posizione, osserva, calcola, aspetta. Capisce che in una guerra civile l'ultimo a muoversi spesso è il primo a vincere. 4 uomini, 4 visioni del potere, un solo trono. Nei mesi successivi, 3 di loro moriranno o saranno neutralizzati. Il quarto costruirà un impero che durerà 30 anni. La domanda è: chi vincerà? Non sparando, ma facendo sparare gli altri. «22 aprile 1989, 11 di sera. San Cipriano d'Aversa, zona rurale conosciuta come Ponte Annicchino, a 2 passi da Casal di Principe. Ponte Annicchino non è un vero ponte, è una località, un incrocio di strade sterrate dove la campagna casertana si perde nel buio. Nessun lampione, nessuna casa nelle vicinanze, nessun testimone possibile. Una berlina scura si avvicina lentamente all'incrocio. I fari sono spenti. Il motore è un ronzio basso nella notte. All'interno ci sono 4 uomini, fedelissimi della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Antonio Pagano è un nome che nei rapporti investigativi torna sempre accanto alla sigla NCO. Un uomo di Cutolo, appena uscito di carcere, che molti temono possa rimettere in piedi il vecchio clan sul territorio. Nel grande gioco della successione, i casalesi non possono permetterselo. Non possono accettare che, mentre loro si dividono l'eredità di Bardellino, i cutoliani tornino a chiedere spazio. La berlina si ferma all'incrocio. Il conducente spegne il motore. Silenzio assoluto. Solo il vento tra i campi di tabacco. Il verso di qualche animale notturno. Il battito accelerato di 4 cuori che sentono qualcosa di sbagliato nell'aria. Poi i fari. Da 3 direzioni diverse, altrettante automobili accendono le luci contemporaneamente. L'auto è circondata. Un triangolo di luce bianca che illumina l'abitacolo come un palcoscenico. I 4 uomini dentro capiscono in un istante. Alcuni provano ad aprire le portiere, altri cercano le armi che non hanno fatto in tempo ad estrarre. Nessuno ha il tempo di fare niente. Il rumore delle armi automatiche squarcia il silenzio della campagna. Non sono pistole, sono armi da guerra, fucili automatici che sparano raffiche continue. Il suono è diverso, più profondo, più continuo, come un rullo di tamburi dell'inferno. I vetri esplodono verso l'interno, i proiettili attraversano la lamiera come carta, i corpi si contorcono sotto l'impatto di decine di colpi. Dura forse 20 secondi. Quando il silenzio torna, la berlina è un relitto crivellato. I fari delle 3 auto circondanti si spengono uno dopo l'altro. I motori ripartono. Le automobili scompaiono nella notte, ognuna in una direzione diversa. Antonio Pagano, Giuseppe Mennillo, Giuseppe Orsi, Giuseppe Gagliardi. 4 nomi che non significano nulla per chi non conosce questa storia. Per chi la conosce, sono le prime vittime ufficiali della guerra della successione, ma non le ultime di gran lunga. È così che il clan dei Casalesi manda un messaggio alla nuova camorra organizzata. Qui non c'è più spazio per i cutoliani. Chi prova a tornare sul territorio viene spazzato via con le armi da guerra. Ma Iovine non capisce quello che sta facendo. Non capisce che ogni proiettile sparato è una prova lasciata agli investigatori. Ogni cadavere è un fascicolo aperto in procura. Ogni strage spettacolare attira l'attenzione di carabinieri, magistrati, giornalisti. La violenza lascia tracce e le tracce portano agli arresti. Schiavone osserva da lontano, non risponde con un'altra strage, non alza la posta, aspetta, perché sa che Marittiello sta scavando la propria tomba con ogni proiettile che spara e perché sa che prima o poi succederà qualcosa che cambierà tutto. I carabinieri arrivano a Ponte Annicchino alle prime luci dell'alba, chiamati da un contadino che ha visto la croma distrutta mentre andava nei campi. Trovano 4 corpi irriconoscibili, trovano decine di bossoli per terra.
trovano una scena che racconta di una esecuzione pianificata con precisione militare. Aprono un'indagine. Cominciano a collegare i punti. Non sanno ancora che questa è solo l'inizio, che nei prossimi 7 anni dovranno aprire decine di fascicoli simili, che la provincia di Caserta diventerà una delle aree con la più alta concentrazione di omicidi mafiosi in Italia negli anni 90. Ma sanno una cosa. Sanno che la camorra casertana è entrata in guerra con se stessa. E sanno che quando le organizzazioni criminali si fanno la guerra, non sono solo i criminali a morire. Muoiono i testimoni, muoiono i parenti, muoiono gli innocenti che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. La notte di Ponte Annicchino è il primo capitolo di un libro scritto col sangue. Un libro che avrà 70 pagine. Una per ogni morto. «22 maggio 1989, esattamente un mese dopo la strage di Ponte Annicchino. Lione, Francia, una città industriale nel cuore dell'Europa, a 1000 chilometri da Casal di Principe. Francesco Schiavone è qui da settimane, sotto falsa identità, a gestire i contatti con i fornitori colombiani che usano la Francia come hub per la distribuzione della cocaina in Europa. La polizia francese lo arresta alle 7 del mattino in un appartamento del centro. Mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura di Napoli. Associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, omicidio. L'estradizione è questione di settimane. Per chiunque conosca le dinamiche della criminalità organizzata, questo dovrebbe essere il momento della svolta. Il capo della fazione emergente è in gabbia. I suoi rivali hanno campo libero. Iovine può approfittare del vuoto per eliminare i luogotenenti di Schiavone, per prendere il controllo delle sue attività, per vincere la guerra senza dover combattere contro il generale nemico. Ma non succede niente di tutto questo. Nei mesi successivi all'arresto di Sandokan, la sua organizzazione continua a funzionare esattamente come prima. Le rotte della cocaina dalla Colombia restano attive, i carichi arrivano in Europa, vengono distribuiti attraverso la rete che copre mezza Italia. Il denaro fluisce verso i paradisi fiscali. Gli appalti in Campania continuano a essere assegnati alle imprese giuste. I commercianti di Casal di Principe continuano a pagare il pizzo come se nulla fosse cambiato. Com'è possibile? Gli investigatori del processo Spartacus passeranno anni a cercare di capirlo. La risposta sta nella mente di Francesco Schiavone, nella lezione che ha imparato osservando i cartelli colombiani durante gli anni con Ammaturo. Schiavone non ha costruito un clan tradizionale, non ha creato un'organizzazione verticale, dove tutto dipende da lui, dove ogni decisione passa dalla sua scrivania, dove la sua assenza significa paralisi. Ha costruito una rete orizzontale, ha delegato responsabilità a uomini di fiducia, ha creato linee di comando parallele che possono funzionare autonomamente, ha separato i settori. Chi gestisce la droga non sa niente degli appalti. Chi gestisce gli appalti non conosce niente della finanza offshore. Chi gestisce la finanza non conosce i nomi di chi spara. Compartimentazione. La stessa logica delle cellule terroristiche. La stessa logica delle agenzie di intelligence. Se catturi un pezzo, gli altri continuano a funzionare. Se interroghi un affiliato, può tradire solo il suo settore, non l'intera organizzazione. Mentre Schiavone è in una cella francese in attesa dell'estradizione, i suoi luogotenenti gestiscono il narcotraffico senza di lui. I commercialisti spostano i soldi senza di lui. I politici corrotti continuano a favorire le imprese giuste senza di lui. Il sistema funziona perché è stato progettato per funzionare senza il suo architetto. Questa è la differenza fondamentale tra la vecchia camorra e quella nuova. La vecchia camorra muore con il suo capo. La nuova camorra è un sistema. E i sistemi non muoiono quando arresti il progettista. Iovine non lo capisce, continua a cercare lo scontro frontale, la dimostrazione di forza, l'omicidio eclatante. Continua a ragionare con le categorie di sempre e continua ad accumulare prove contro se stesso. Testimoni contro se stesso, nemici contro se stesso.
De Falco non lo capisce nemmeno. Resta arroccato nel suo territorio di Marcianise, convinto che la neutralità lo proteggerà. Non capisce che in una guerra civile la neutralità non esiste. Prima o poi dovrà schierarsi e quando lo farà sarà troppo tardi. Solo Bidognetti intuisce qualcosa. Osserva Schiavone che viene arrestato e il cui clan continua a funzionare. Osserva Iovine che spara e accumula problemi. Osserva De Falco che si illude di poter restare fuori e prende appunti mentali. Perché Bidognetti ha capito una cosa: quando questa guerra finirà, il vincitore avrà bisogno di alleati e lui vuole essere l'alleato giusto al momento giusto. Schiavone resterà in carcere 3 anni. Quando uscirà nel 1992 troverà il campo di battaglia trasformato, ma non a suo sfavore, anzi, perché mentre lui aspettava, i suoi nemici si sono indeboliti da soli. «13 dicembre 1990. Una casa alla periferia di Casal di Principe, di proprietà dell'assessore comunale Gaetano Corvino. È una notte fredda, una di quelle notti d'inverno campano dove l'umidità penetra nelle ossa e il cielo è così basso che sembra poterti cadere addosso. La casa è circondata da un muro di cinta alto 3 metri. Il cancello automatico si apre per far entrare le auto che arrivano una alla volta, a intervalli di 10 minuti, con i fari spenti. All'interno si sta tenendo una riunione, circa 20 uomini, veterani della fazione Schiavone, luogotenenti che hanno gestito il clan durante i mesi di carcere del boss. L'ordine del giorno è uno solo: eliminare definitivamente Vincenzo De Falco. De Falco è diventato un problema. Controlla ancora Marcianise con pugno di ferro, rifiuta qualsiasi accordo con la fazione di Schiavone, continua a operare come se la guerra della successione non lo riguardasse. Ma la neutralità in questa guerra è un lusso che nessuno può permettersi. Chi non è con te è contro di te. E De Falco, non schierandosi, di fatto ostacola il consolidamento del potere di Schiavone. Il piano viene discusso nei dettagli. Dove colpire De Falco? Quando? Con quali armi? Chi spara e chi copre la fuga? Le armi sono già pronte, nascoste in un casolare a pochi chilometri. I ruoli sono assegnati. La data dell'operazione è fissata per la settimana successiva. Poi, le sirene. Lampeggianti blu che squarciano il buio della campagna. Un blindato dei carabinieri che sfonda il cancello automatico. Ordini urlati nei megafoni. Mani in alto, tutti fermi, nessuno si muova. La riunione è finita prima di cominciare. 20 arresti in una notte, armi sequestrate, prove sufficienti per costruire un processo. Ma la domanda che tutti si fanno nelle ore successive non riguarda i carabinieri. I carabinieri hanno fatto il loro lavoro. La domanda riguarda altro. Come facevano a sapere? Come facevano a sapere dove si teneva la riunione? Come facevano a sapere l'ora esatta? Come facevano a sapere quanti sarebbero stati presenti? Qualcuno ha parlato. Qualcuno dall'interno del clan ha avvertito le forze dell'ordine. Qualcuno ha tradito. I sospetti cadono immediatamente su Vincenzo De Falco. È l'unico che aveva interesse a far fallire quella riunione. È l'unico che conosceva abbastanza dettagli per informare i carabinieri. È l'unico che non era presente quella notte. Aveva negoziato con gli investigatori, aveva barattato informazioni in cambio di protezione, aveva deciso di usare lo Stato come arma contro i suoi rivali. La verità processuale non chiarirà mai completamente questo punto. Se sia stata realtà o calunnia strategica per giustificare un'eliminazione già decisa, rimane uno dei misteri irrisolti del processo Spartacus. Ma nel mondo della camorra, la verità processuale conta poco. Quello che conta è il sospetto. E il sospetto, in questo mondo, equivale alla condanna a morte. Vincenzo De Falco, consapevole o meno, ha appena firmato la sua sentenza. Non importa se abbia davvero tradito, non importa se sia stato lui a chiamare i carabinieri o se qualcun altro abbia usato il suo nome per depistare. Quello che importa è che tutti credono che sia stato lui
E in una guerra dove la fiducia è l'unica moneta che conta, perdere la fiducia significa perdere tutto. La voce si sparge velocemente. De Falco è un infame. De Falco ha collaborato con lo Stato. De Falco ha venduto i suoi. Poco importa che non ci siano prove. La camorra non funziona con le prove, funziona con i sospetti, le voci, le certezze sussurrate nei retrobotteghe e nei bar di paese. Nelle settimane successive, De Falco si muove con sempre maggiore cautela, cambia casa, si circonda di guardie del corpo, evita i luoghi pubblici, le abitudini prevedibili, i percorsi conosciuti. Ma sa che non basterà. Sa che quando il sospetto di tradimento si attacca a un nome, quel nome è già morto. È solo questione di tempo. 2 mesi. Tra 2 mesi Vincenzo De Falco sarà cadavere. Ma quello che nessuno ancora immagina è che la sua morte scatenerà una reazione a catena, una reazione che porterà all'eliminazione di un altro pretendente al trono, senza che Schiavone debba muovere un dito. «2 febbraio 1991, Casal di Principe, 8 di sera. Vincenzo De Falco sta tornando a casa. Guida la sua Mercedes lungo le strade che conosce da 40 anni. Le stesse strade dove è cresciuto, dove ha costruito il suo potere, dove ogni faccia che incontra lo saluta con rispetto o con paura. Le stesse strade che stanotte diventeranno la sua tomba. Non sapremo mai cosa stesse pensando in quei minuti, se avesse capito che la fine era vicina, se avesse fatto testamento, se avesse detto addio a qualcuno. Quello che sappiamo è che non arriverà mai a destinazione. I colpi lo raggiungono mentre è ancora al volante. Secondo la ricostruzione del processo Spartacus, gli assassini lo aspettavano in un punto preciso del percorso. Un tratto di strada senza case, senza testimoni, senza possibilità di fuga. Escono dall'oscurità. Sparano attraverso il finestrino. De Falco muore sul colpo. La Mercedes finisce nel fosso. Il motore continua a girare per qualche minuto, poi si spegne. Secondo la sentenza definitiva, il mandante è Francesco Schiavone, anche se è ancora formalmente in carcere, anche se non può aver pianificato personalmente l'operazione. L'ordine è partito da lui, attraverso i canali che ha costruito per gestire il clan dalla cella. Con De Falco muore la vecchia camorra, quella delle estorsioni porta a porta, del pizzo in contanti, del rispetto imposto con la presenza fisica. Muore una concezione del potere che i padri e i nonni avrebbero riconosciuto. E nasce qualcosa di diverso, qualcosa che non ha più bisogno di controllare le strade, perché controlla i flussi di denaro. Ma la storia non finisce qui, perché Vincenzo De Falco ha un fratello. Nunzio De Falco non ha il potere del fratello, non ha i suoi uomini, le sue risorse, le sue connessioni, ma ha qualcosa di altrettanto pericoloso, la rabbia cieca di chi ha perso tutto e non ha più niente da perdere. Non può colpire Schiavone, Sandokan è protetto, irraggiungibile, troppo potente, ma può colpire qualcun altro, qualcuno che ha contribuito alla guerra, qualcuno che si è esposto, qualcuno che è vulnerabile. Mario Iovine. Marettiello è in Portogallo da mesi, è fuggito dall'Italia quando ha capito che la guerra stava andando male, cerca di organizzare una controffensiva, di trovare nuovi alleati, di ribaltare una situazione che sembra già compromessa, ma è solo, isolato, senza la rete di protezione che aveva in patria. Nunzio De Falco lo trova. 6 marzo 1991, 32 giorni dopo la morte di Vincenzo De Falco. Cascais, Portogallo, una cabina telefonica sul lungomare. I sicari sono spagnoli, reclutati attraverso contatti della malavita iberica, ma i mandanti sono italiani. Sono gli uomini di Nunzio De Falco. Vendetta per il fratello ucciso 32 giorni prima. 3 colpi. Mario Iovine crolla nella cabina telefonica. Il telefono cade dalla mano. Fine. Fermiamoci un momento a considerare cosa è appena successo. Schiavone voleva eliminare sia De Falco che Iovine. Erano i suoi 2 principali rivali, le 2 minacce più gravi al suo dominio. In 32 giorni entrambi sono morti.
ma Schiavone ha ordinato direttamente solo una delle due esecuzioni. L'altra l'hanno fatta i suoi nemici, eliminando un altro suo nemico. Questo è il paradosso che definisce l'intera guerra della successione. Schiavone non ha vinto sparando più degli altri, ha vinto facendo sparare gli altri. Ha vinto aspettando che le fazioni rivali si eliminassero a vicenda, per ragioni che non avevano niente a che fare con lui. Ha vinto trasformando la vendetta dei suoi nemici in un vantaggio per se stesso. Quando il fumo si dirada su quei 32 giorni di morte, Francesco Schiavone è l'unico grande pretendente ancora in piedi. Iovina è morto, De Falco è morto. Restano solo Bidognetti, che non si è mai schierato apertamente, e i piccoli boss locali che non hanno mai avuto la forza di sfidare nessuno. La guerra non è ancora finita. Ci saranno altri anni di sangue, altre vendette, altri regolamenti di conti, ma l'esito è già scritto. Sandokan ha vinto. Se vuoi capire come Schiavone ha conquistato il trono senza sparare un colpo, resta con me, perché quello che accade ora è il punto di non ritorno. C'è un episodio in questi anni di sangue che merita di essere raccontato. Non perché abbia cambiato l'esito della guerra, che era già deciso, ma perché rivela qualcosa di fondamentale sulla natura del potere casalese, sulla sua capacità di schiacciare qualsiasi forma di opposizione, sulla differenza tra chi ragiona per territorio e chi ragiona per sistema. Mondragone, un comune costiero a nord di Caserta, affacciato sul golfo di Gaeta, 30.000 abitanti, spiagge che potrebbero essere turistiche e invece sono abbandonate, palazzi incompiuti che si affacciano sul mare come scheletri di cemento, una lunga storia di criminalità che risale agli anni 70, quando i primi clan cominciarono a controllare il contrabbando di sigarette lungo la costa. Qui opera Augusto Latorre, un boss nel pieno della sua ascesa con ambizioni più grandi delle sue risorse. Controlla il territorio di Mondragone da anni, gestisce estorsioni e traffici locali, mantiene rapporti ambigui con i casalesi, senza mai sottomettersi completamente. Non è abbastanza potente da sedere al tavolo dei grandi, ma è abbastanza orgoglioso da non voler stare sotto nessuno. Latorre osserva il caos della successione e vede un'opportunità. Vede Schiavone in carcere, vede Iovine e De Falco che si ammazzano, vede un sistema che sembra sul punto di implodere e pensa: questo è il momento. Mentre i grandi si distruggono a vicenda, io posso costruire il mio regno. Comincia ad espandere le sue attività oltre i confini tradizionali di Mondragone, entra in territori che prima evitava, avvicina imprenditori che prima pagavano il pizzo ai casalesi, offre protezione alternativa, prezzi più bassi, un boss locale invece di un'organizzazione lontana. Per qualche mese sembra funzionare. Gli affari crescono, gli uomini aumentano. La torre comincia a sentirsi un vero boss, non più un satellite periferico, ma un centro di potere autonomo. Poi i casalesi rispondono. La torre ha commesso un errore di valutazione fatale. Ha creduto che la guerra della successione significasse debolezza. Ha creduto che mentre Schiavone, Iovine e De Falco si combattevano, non avrebbero avuto né tempo né risorse per occuparsi di lui. Non ha capito una cosa fondamentale. I casalesi, anche mentre si massacrano tra loro, restano uniti contro le minacce esterne. La guerra della successione è una questione interna, una disputa tra eredi che litigano per l'eredità del fondatore. Ma quando un estraneo prova a rubare un pezzo di quell'eredità, gli eredi smettono di litigare, si coalizzano e colpiscono insieme. Gli uomini di Latorre cominciano a morire. Il primo viene trovato in una strada di campagna, crivellato di colpi. Il secondo scompare e non viene mai ritrovato. Il terzo viene ammazzato davanti a casa sua, di pomeriggio, mentre rientra dal bar. Il quarto, il quinto, il sesto. Esecuzioni chirurgiche, nessun testimone, nessuna rivendicazione, solo cadaveri che si accumulano. Le attività economiche di Latorre vengono attaccate sistematicamente. I cantieri che controllava si fermano. I commercianti che aveva avvicinato tornano a pagare i casalesi. Gli imprenditori che avevano accettato la sua protezione ricevono visite notturne che li convincono a cambiare idea. Latorre si ritrova isolato.
I suoi alleati lo abbandonano uno dopo l'altro. I suoi uomini fuggono o muoiono. Il suo piccolo impero si sgretola in poche settimane. Ma quello che accade dopo è ancora più significativo, perché dimostra qualcosa che va oltre la semplice forza militare. Nel 1991, il Consiglio dei Ministri delibera lo scioglimento del comune di Mondragone per infiltrazione mafiosa. Un decreto che verrà pubblicato pochi giorni dopo in Gazzetta Ufficiale. Fermatevi a pensare cosa significa. Non siamo in Sicilia, nella terra di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Non siamo in un paesino sperduto dell'Aspromonte calabrese, dove l''ndrangheta controlla ogni cosa da generazioni. Siamo in Campania, a 2 ore da Roma, in una cittadina costiera che dovrebbe vivere di turismo e pesca, che ha le spiagge e il mare, e il sole, che potrebbe essere una piccola Rimini del Sud. E lo Stato italiano è costretto ad ammettere, ufficialmente, che l'amministrazione pubblica di quel comune è stata completamente infiltrata dalla criminalità organizzata. Il sindaco viene rimosso, il consiglio comunale sciolto. L'amministrazione passa a un commissario prefettizio. Mondragone diventa uno dei primi comuni in Italia a subire questo provvedimento dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Uno dei primi di una lunga lista che crescerà negli anni successivi, man mano che lo Stato comincerà a prendere coscienza della penetrazione capillare delle mafie nelle istituzioni locali. Questo è il potere reale dei casalesi. Non le sparatorie spettacolari che finiscono sui giornali, non gli agguati eclatanti che terrorizzano la popolazione. La capacità di infiltrare le istituzioni, di corrompere i funzionari, di controllare le gare d'appalto e le licenze edilizie e i piani regolatori, di diventare invisibili mentre decidono tutto. La Torre non ha perso solo perché i casalesi avevano più soldati, ha perso perché non aveva la loro rete, non aveva i politici in tasca, i funzionari corrotti, i professionisti compiacenti. Non aveva il sistema, aveva solo uomini e pistole. E uomini e pistole contro un sistema non bastano mai. Augusto Latorre fugge. Comincia una latitanza che lo porterà in giro per l'Europa fino all'arresto del giugno 1996. Si sposta per l'Europa, cercando di sfuggire a mandati di cattura che si accumulano. Finisce nei Paesi Bassi, convinto che la distanza lo proteggerà. Nel giugno del 1996 viene arrestato dalla polizia olandese, estradato in Italia, processato, condannato. E qui accade qualcosa di interessante, qualcosa che distingue la Torre dagli altri boss di questa storia. Sceglie la collaborazione con la giustizia, diventa pentito, comincia a raccontare quello che sa sui casalesi, sulle loro attività, sulle loro connessioni. Poi revoca la collaborazione, poi la riprende, poi la abbandona di nuovo. Un percorso tortuoso, contraddittorio, fatto di ripensamenti e paure. Oggi, secondo le cronache più recenti, Augusto Latorre è detenuto in un polo universitario penitenziario, dove ha conseguito più lauree e affianca altri detenuti nei loro percorsi di studio. Ha studiato per anni dietro le sbarre, ha costruito un ruolo diverso, lontano dalla vita di boss. È uno dei pochissimi protagonisti di questa storia ad aver tentato, alla fine, una strada diversa. Francesco Schiavone è ancora al 41 bis, il regime carcerario più duro. Francesco Bidognetti è anch'egli detenuto al 41 bis, con ergastoli e altre condanne definitive. Zagaria è stato catturato dopo 16 anni di latitanza. Latorre, invece, passa le sue giornate tra codici, libri e colloqui con altri detenuti. Non è più il capo di Mondragone, è un uomo che prova a riscrivere se stesso. Ma la lezione del suo fallimento resta. Chi sfida i casalesi per il controllo territoriale perde. Sempre, senza eccezioni. La loro forza non sta nei soldati che possono schierare, sta nella rete di connivenze che hanno costruito, una rete che rende inutile qualsiasi sfida militare. (1991-1995) 5 anni di sangue,
50 morti in questa fase principale, dopo i 20 della fase iniziale tra l'88 e il 90. 70 morti totali. Una media di un omicidio ogni 2-3 settimane nei periodi tranquilli, uno alla settimana nei momenti di tensione. Ma ecco il paradosso che gli investigatori faticheranno a comprendere. Ecco l'anomalia che rende il clan dei Casalesi unico nella storia della criminalità organizzata italiana. Mentre i boss si massacrano nelle strade di Casal di Principe, il clan, come organizzazione economica, non solo sopravvive, cresce, si espande, diventa più ricco e più potente di prima. Le rotte della cocaina si consolidano, prima il cartello di Medellín, poi, dopo la morte di Pablo Escobar nel 1993, quello di Cali. I casalesi non perdono un giorno di affari, cambiano fornitori, come un'azienda legale cambierebbe un fornitore fallito. La cocaina continua ad arrivare in Europa, a essere distribuita, a generare profitti. I paradisi fiscali si moltiplicano. E qui devo fermarmi un momento per evitare una confusione che potrebbe sorgere, perché entra in scena un altro Iovine. Non Mario, detto Marittiello, che a questo punto è già morto nella cabina telefonica di Cascais, ma un uomo diverso, con lo stesso cognome. Antonio Iovine, detto Onninno. Nessuna parentela provata con Mario, solo un cognome frequente in quella terra, dove gli omonimi sono comuni. Sono due persone completamente separate. Mario era il soldato della vecchia guardia, l'esecutore di Bardellino. Antonio è qualcosa di completamente diverso. È il cervello finanziario del clan. Antonio Iovine costruisce una fitta rete di società offshore che renderà i casalesi invisibili. Paradisi fiscali caraibici, strutture societarie negli Stati Uniti e in diversi paesi europei come Svizzera e Lussemburgo. Centinaia di milioni di euro che attraversano più continenti prima di tornare puliti in Italia, investiti in attività legali che nessuno può collegare alla loro origine criminale. Mentre gli altri sparano, lui sposta numeri su fogli di calcolo. Mentre gli altri finiscono in prima pagina per gli omicidi, lui resta nell'ombra. Sconosciuto ai giornalisti, ignorato dagli investigatori, almeno per ora. Gli appalti pubblici continuano a essere vinti dalle imprese giuste. Le strade, i ponti, le scuole, gli ospedali della Campania vengono costruiti con cemento casalese. Ogni metro cubo di calcestruzzo contiene una percentuale invisibile che finisce nelle casse del clan. E poi c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che in questi anni è ancora un embrione. Un esperimento, un'idea, ma che diventerà uno degli affari più redditizi e devastanti della storia criminale italiana. I rifiuti tossici. La terra dei fuochi, un nome che oggi tutti conoscono. Le sue radici affondano proprio in questi anni. Mentre i boss si sparano per le strade, altri affiliati negoziano con le industrie del nord. Il meccanismo è semplice. Un'azienda del Veneto o della Lombardia ha rifiuti da smaltire. Smaltirli legalmente costa troppo. Arriva un intermediario che offre una soluzione. Prezzi dimezzati, nessuna domanda, nessun documento. I camion partono di notte, attraversano l'Appennino, arrivano nella campagna casertana, scaricano in cave abbandonate, in terreni agricoli, in discariche improvvisate. Rifiuti chimici, scarti industriali, fanghi tossici. Materiali che avrebbero dovuto essere trattati in impianti specializzati vengono sepolti accanto ai campi di pomodori e alle bufale da mozzarella. Avvelenano la terra, avvelenano l'acqua, avvelenano le persone. I tumori nella provincia di Caserta cominceranno ad aumentare negli anni 90. I medici noteranno anomalie statistiche. I ricercatori faranno domande, ma ci vorranno decenni prima che qualcuno colleghi quei tumori a quei camion. Questo è il paradosso della guerra della successione. La violenza non ferma il business. La violenza è una distrazione, un rumore di fondo, mentre il vero lavoro continua indisturbato. I boss possono massacrarsi nelle strade, ma i commercialisti continuano a spostare soldi, i camion continuano a scaricare veleni, le imprese continuano a vincere appalti.
Il clan dei Casalesi non è un'organizzazione criminale tradizionale, è un sistema economico, parallelo, e i sistemi economici non si fermano per una guerra. Nel 1990, a meno di un anno dall'arresto in Francia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dispone la scarcerazione di Francesco Schiavone per decorrenza dei termini di custodia preventiva. Nei 2 anni successivi, tra nuovi arresti e processi, le accuse si assottigliano fino all'assoluzione per detenzione di armi in Corte d'Appello di Napoli, all'inizio del 1992. Sandokan è di nuovo libero. Torna a Casal di Principe, torna nel suo territorio, torna a guidare direttamente quel clan che ha continuato a funzionare anche senza di lui, e trova un campo di battaglia trasformato. I suoi 2 principali rivali sono morti, Iovine in Portogallo, De Falco nelle strade di Casal di Principe. La fazione della vecchia guardia territoriale è decimata, dispersa, senza leadership. Restano gli ultimi fuochi, vendette personali, regolamenti di conti minori. La guerra si trascina ancora qualche anno, produce altri morti, altre famiglie distrutte, ma l'esito è già scritto. Tra il 1992 e il 1995, Francesco Schiavone diventa il capo indiscusso del clan dei Casalesi. Ma attenzione a questa parola. Capo. Non dittatore, non monarca assoluto. Schiavone ha vinto la guerra, ma per vincerla ha dovuto costruire alleanze, ha dovuto delegare potere, ha dovuto condividere il controllo con uomini che ora si aspettano una ricompensa. Francesco Bidognetti, cicciotto e mezzanotte, è rimasto in disparte durante la guerra. Ha osservato, calcolato, aspettato. Ora si presenta a riscuotere. Vuole il settore degli appalti e della violenza. Vuole essere riconosciuto come co-leader, non come subordinato. Michele Zagaria, un nome che avete sentito poco finora, ma che dominerà i prossimi episodi, è emerso dalla guerra come figura centrale. Ha gestito le estorsioni mentre gli altri sparavano, ha mantenuto i rapporti con la pubblica amministrazione, ha costruito la rete di corruzione che rende i casalesi invincibili. Anche lui vuole il suo posto al tavolo. Antonio Iovine, o Ninno, ha gestito la finanza durante gli anni difficili. Ha fatto sparire milioni nei paradisi fiscali. Ha costruito l'architettura economica che permette al clan di riciclare denaro su scala industriale. Anche lui rivendica un ruolo di primo piano. Schiavone deve scegliere. Può provare a imporre un potere assoluto, rischiando una nuova guerra civile contro alleati quasi potenti quanto lui. Oppure può accettare di condividere il trono. Sceglie la seconda opzione. Nasce quello che gli investigatori chiameranno il triumvirato. Schiavone, Bidognetti, Zagaria. Più Iovine come quarto pilastro finanziario. 4 uomini. 4 settori, un'unica organizzazione. Schiavone controlla il narcotraffico internazionale. È lui che tratta con i colombiani, che gestisce i depositi in Francia, che coordina la distribuzione europea. Bidognetti controlla la violenza e gli appalti. È lui che fa saltare i cantieri, che intimidisce i funzionari, che garantisce le gare alle imprese giuste. Zagaria controlla le estorsioni e la pubblica amministrazione. È lui che infiltra i comuni, che corrompe i politici, che costruisce la rete di connivenze. Iovine controlla la finanza. È lui che fa sparire i soldi, che crea le società fittizie, che trasforma il denaro sporco in investimenti puliti. Questa struttura governerà la Camorra per 20 anni. Sarà la più efficiente, la più ricca, la più invisibile organizzazione criminale d'Italia, ma porterà dentro di sé i semi della propria distruzione. Perché 4 uomini al potere significa 4 ambizioni, 4 ego, 4 visioni, che prima o poi entreranno in collisione. Luglio 1998. Casal di Principe. I carabinieri circondano una casa anonima alla periferia del paese. Ma sotto quella casa c'è un bunker, e nel bunker c'è Francesco Schiavone. Sfondano il muro, scendono nel sotterraneo.
Trovano il boss seduto su una poltrona, calmo, come chi sapeva che prima o poi sarebbe successo. Anni di latitanza finiscono in una notte. La foto dell'arresto fa il giro dei telegiornali. Sandokan in catene, il re dei casalesi, in gabbia. Ma cosa cambia? Il clan si ferma? Le attività cessano? L'impero crolla? No, non cambia assolutamente niente. Bidognetti, Zagaria e Iovine prendono le redini. Il triumvirato diventa operativo. L'organizzazione funziona esattamente come prima. Anzi, meglio, perché ora non c'è più un centro da colpire. Il potere è distribuito, invisibile, ovunque e nessun luogo. Nel primo episodio vi ho raccontato come Bardellino abbia gettato le fondamenta economiche dell'impero casalese. In questo secondo episodio avete visto come la guerra della successione non abbia distrutto quelle fondamenta, le ha rafforzate, le ha evolute. Nel prossimo episodio vi racconterò cosa succede quando 3 uomini ugualmente potenti devono condividere un trono. Vi racconterò del triumvirato, di come abbia governato la Camorra per 20 anni, di come abbia infiltrato ogni livello dell'amministrazione campana, di come abbia costruito un impero economico da miliardi di euro, al centro di una delle organizzazioni criminali più potenti d'Europa. E vi racconterò perché era destinato a crollare. Sandokan è in gabbia, ma il clan è libero, anzi, più libero che mai, perché ora non c'è un dittatore, c'è un triumvirato. E il triumvirato non è stabile, è il prossimo campo di guerra. Grazie per aver guardato questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere il terzo episodio. Nei commenti ditemi, secondo voi chi era più pericoloso? Mario Iovine con la sua violenza o Francesco Schiavone con la sua pazienza? Voglio leggere cosa ne pensate. Io sono Alex Neri, questo è Anime Oscure. Ci vediamo nel prossimo episodio. Questa ricostruzione si basa principalmente su sentenze definitive e altri atti giudiziari, integrate da relazioni ufficiali e fonti giornalistiche verificate, in particolare dalla sentenza definitiva del processo Spartacus, confermata dalla Corte di Cassazione il 15 gennaio 2010. Le persone non condannate con sentenza definitiva devono intendersi innocenti fino a prova contraria. Questo documentario non intende glorificare la criminalità organizzata, ma raccontare fatti storici accertati a fini informativi.